Il mio teatro, e quando parlo di teatro mi riferisco soprattutto alla mia drammaturgia, nasce, come ho scritto anche nella prefazione del mio primo libro che raccoglie i miei testi, per necessità. Cioè, a un certo punto ho sentito l'esigenza di raccontare con le mie parole quello che sentivo fosse necessario raccontare, partendo dalla tradizione popolare, soprattutto dell'area mediterranea, raccontare quanto in quelle tradizioni popolari, in quei canti, in quelle espressioni artistiche, in quella musica, c'era come dire, di urlato, nel senso che mi interessava l'urlo del popolo, l'urlo che può essere l'urlo di liberazione, ma può essere anche una richiesta forte di aiuto. Ecco, e da quello sono partito con il mio primo testo che si chiama Gnanzù, storie di mare di pescatori, raccontando le vicende di una comunità di pescatori avendo incontrato l'ultimo vero raiz della mattanza di Favignana. Ecco, poi da lì mi sono un po' allontanato dall'area mediterranea per raccontare altri urli, un'altra condizione umana che è quella degli oppressi. Ecco, e allora è nata un'altra parte del mio teatro e della mia drammaturgia, che è quella che viene chiamata, come dire, teatro civile, anche se io ho sempre detto che non ci sono delle etichette per il teatro. Il teatro c'è quando anche un solo attore va in scena senza etichette, però se proprio dobbiamo raccontarla si è sviluppata quell'altra forma e allora sono nate la ballata delle balate, sacrestie, ma in tutte c'è questa forte necessità mia di scrivere per come dire, dare voce a qualcuno che comunità di pescatori o di contadini o di un popolo oppresso o addirittura anche soltanto il grido forte e robusto quanto quello di un popolo, anche di una singola persona, come nel caso della vittima nelle sacre stie che ho scritto e che racconta le vicende, appunto, ahimè, molto tristi di una vittima di pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica. Ecco. Mi interessava dare la voce a questo tipo di uomini e anche dare voce partendo anche da una forte espressione artistica. Dunque, quando scrivi Eumenidi lì innesto le pratiche arcaiche dei contadini, dei pescatori, della zona del Trapanese, del Partinicese, mio paese d'origine, le innesto ad un teatro di sperimentazione che si spinge e che intende, vorrebbe andare oltre il proprio punto di partenza, che è appunto un'arcaicità e un retaggio antico. Poi la mia attività si sviluppa anche in altri campi, le regie dell'opera lirica, ma anche lì c'è comunque un'attenzione a forme espressive, soprattutto nei movimenti del corpo. Il mio è un teatro anche molto corporeo, dove il corpo è fondamentale. Certo, nella lirica i cantanti sono tenuti a cantare lo spartito, ma lì c'è una splendida e poetica costrizione. Spartiti mi è capitato con Bizet, mi è capitato con Mozart. Anche lì cerco di raccontare forme che partono da un grido.